La tenuta presidenziale di Castel Porziano è un luogo grande, parliamo di 60 km quadrati, quindi circa 6.000 ettari, all'interno del Comune di Roma. La tenuta fa parte della dotazione del Presidente della Repubblica. Con la Presidenza Mattarella è diventato un luogo che va conosciuto, che va comunicato e che va frequentato. Siamo a 25 km dal centro e copriamo una striscia territoriale di valenza ecologica fondamentale, perché a partire dalla linea di costa arriviamo a raccontare quella che fu la foresta planiziale marittima mediterranea antica. Si narra che Enea sbarcò sulle coste di quella che oggi è la tenuta presidenziale di Castel Porziano, e quindi c'è anche un filo mitico che unisce lo sbarco di Enea, la fondazione di Roma, la storia di questo luogo nel corso dei secoli fino alla Presidenza della Repubblica. La ricchezza è sfacciatamente evidente in termini di biodiversità, e quando parlo di biodiversità mi riferisco a ricchezza di habitat, di ecosistemi, a ricchezza di specie e a ricchezza di geni, i tre livelli noti di conoscenza della biodiversità, anche così come dettati a livello globale dalla Convenzione internazionale della biodiversità. Oltre a appartenere come zona di protezione speciale alla rete Natura 2000, nella tenuta sono state anche riconosciute 2 zone speciali di conservazione, una per la duna antica, un'altra zona speciale di conservazione è per i querceti igrofili, in stretta connessione ecologica anche con le sugherete del Parco di Decima Malafete. Lavoriamo nell'ordinario con attività eco-compatibili, un'agricoltura biologica, e alleviamo le razze che disegnano il paesaggio agricolo storico tradizionale della nostra terra. Con conduzione buttera alleviamo mandrie di vacche maremmane preziose geneticamente, e alleviamo anche cavalli maremmani, anch'essi puri geneticamente, che negli anni si sono adattati a vivere in questo territorio. Ad oggi la gestione faunistica della tenuta di Castel Porziano è garantita dalla sinergia tra il servizio tenuta, in particolare il settore tutela e gestione ambientale, e i ricercatori di ISPRA. L'ISPRA e prima ancora l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, che poi è confluito in ISPRA, seguono da più di 30 anni la gestione faunistica della tenuta di Castel Porziano, che da diversi decenni è a caccia chiusa e quindi rappresenta un ecosistema abbastanza intonso per quanto riguarda le specie animali. Seguiamo in particolare gli ungulati, quindi il capriolo, il cervo, il daino e il cinghiale, facendo censimenti molto accurati annuali di tutte queste specie, e questo fornisce una serie temporale che è unica per il nostro paese, almeno per questo tipo di ambienti, e comunque rappresenta una base di dati importantissima anche a scala europea e mediterranea. Sono Barbara Franzetti, lavoro come tecnologo in ISPRA e mi occupo di una serie di attività di monitoraggio nell'area della tenuta di Castel Porziano, e in particolare seguo tecniche innovative di censimento degli ungulati e attività di ricerca proprie, per esempio sul capriolo italico, di cui studiamo la sopravvivenza dei piccoli in ambiente mediterraneo. Questa attività è molto particolare e anche piuttosto difficile da realizzare, tant'è che in Europa gli studi sui piccoli di capriolo sono molto pochi, e questo è in assoluto il secondo studio in Italia condotto sui piccoli di capriolo. Una delle principali tecniche per valutare la sopravvivenza dei piccoli e dei giovani, che è uno degli elementi fondamentali per determinare la dinamica di una popolazione non cacciata come quella presente a Castel Porziano, è quella di catturare i piccoli appena nati, dotarli di un radiocollare, dopodiché seguirne la vita nell'arco dei successivi 6 mesi.
Mi chiamo Andrea Scappi, sono un collaboratore tecnico di ISPRA e nello specifico la mia attività è maggiormente interessata per quel che riguarda le catture dei piccoli di capriolo che si svolgono nel periodo maggio-giugno di ogni anno. Tutti i cervidi hanno praticamente un comportamento che nei primi giorni di vita non stanno mai insieme alla madre li raggiunge solo per l'allattamento. Noi facciamo da punti di osservazione, teniamo d'occhio le femmine, ci rendiamo conto se hanno partorito e cerchiamo di vedere il momento in cui la madre va sul piccolo e dopo che l'ha allattato interveniamo e manipoliamo il piccolo come è necessario fare. Si fanno delle battute con un certo numero di persone e si batte palmo a palmo il territorio in modo da poter trovare il piccolo. Tutti i cervidi, il capriolo in primis, fanno dell'immobilità la salvezza nei primi periodi di vita. Questo perché? Perché il piccolo di capriolo non ha la capacità e la resistenza di poter seguire la madre per tutta la giornata. Quindi la madre lo allatta, lo accudisce e poi lo lascia in un posto che lei ritiene sicuro e lui rimane completamente immobile e più è piccolo, più è vicino alla nascita e meno si muove. Quindi spesso questi piccoli di capriolo si fanno prendere proprio con le mani e non hanno assolutamente l'istinto della fuga. È ovvio che stando molto fermi poi diventano una facilissima preda quando invece il predatore riesce ad arrivare a scoprire dov'è. Dal 2012 ad oggi abbiamo catturato 156 caprioletti e dal 2014 abbiamo seguito 87 cuccioli di capriolo radiomarcati. La sopravvivenza media dei piccoli di capriolo è in generale molto bassa. Chi sopravvive in realtà sopravvive molto bene perché il grosso delle mortalità si realizzano proprio durante le prime 2-4 settimane di vita. La mortalità in quest'area in particolare è legata a presenza di una serie di malattie polmonari, a predazione da parte di piccoli carnivori come la volpe o la martora o predatori occasionali come il cinghiale, le cui popolazioni sono numericamente molto consistenti in tenuta e quindi il rischio che un piccolo di capriolo venga trovato da un cinghiale è molto elevato. Altre condizioni che hanno portato alla mortalità dei cuccioli si sono rilevate nella primavera del 2016, un anno molto siccitoso che probabilmente non ha permesso alle madri di avere foraggio di qualità necessari a poter avere latte sufficiente per portare avanti la cucciolata. Stacca canali e stacca button. Okay. Mentre faccio così, ci sentiamo a seconda di dove siamo. Non solo il capriolo italico, ma anche il cinghiale presente nella tenuta ha una valenza conservazionistica proprio per la sua peculiarità in termini di patrimonio genetico, rimasto sostanzialmente invariato nel corso del tempo. Tuttavia il cinghiale ha delle caratteristiche biologiche e ecologiche che gli permettono di crescere molto rapidamente. Pertanto in un'area come questa rappresentano anche un elemento da gestire per permettere maggior biodiversità legata a un numero adeguato di cinghiali in equilibrio con l'ambiente in cui si trova e con le altre specie presenti in tenuta. La specie è costantemente seguita proprio per cercare di monitorare anche la dinamica delle nascite, in particolare durante l'estate, perché l'estate è il momento in cui è maggiore la carenza alimentare. La disponibilità di ghianda ormai è terminata, pertanto utilizzando una serie di punti di foraggiamento per attrarre gli animali è possibile una stima numerica della popolazione.
I conteggi su punti di foraggiamento vengono effettuati sull'intera superficie della tenuta. Sono stati individuati una novantina di punti distribuiti in maniera omogenea su tutta la tenuta, su cui regolarmente dall'inizio di luglio fino al momento dei conteggi, che in genere è verso la terza, quarta settimana di luglio, viene posizionato un piccolo quantitativo di mais proprio per riuscire ad attrarre gli animali presenti nell'area. Questo trucco permette di concentrare gli animali in questi punti su cui vengono messi degli osservatori con binocoli e cannocchiali che possono non solo contare quanti animali ci sono, ma anche classificarli per classi di sesso ed età, individuare gli individui marcati nell'anno precedente e capire quanti animali sono sopravvissuti nell'arco dell'anno. Queste governe hanno la finalità, oltre a quella di poter permettere il conteggio degli animali, anche quella poi di abituare gli animali a frequentare l'area dei chiusini. Questi chiusini vengono attivati con un sistema di scatto. L'animale, entrando nella gabbia, fa partire lo scatto di innesto e che fa automaticamente da solo chiudere la porta della gabbia. Vengono fatti giri nella mattinata e verso sera per impedire che gli animali rimangano in gabbia troppo tempo. Quando gli animali sono in gabbia si interviene e per gli animali grossi si utilizzano una gabbia di contenimento. Invece i piccoli, essendo dimensioni che vanno dai 5, 6, 8, 9 kg, si riescono a prendere direttamente con le mani, vengono marcati, pesati, individuato il sesso e liberati. Quanti sono i cinghiali della tenuta? Dipende dagli anni. Possono esserci stati anni, per esempio il 2015, in cui avevi fino a 4.000 cinghiali e nel 2016, con la forte siccità che c'è stata, aver avuto un crollo della popolazione che si è praticamente dimezzata e si è arrivati ad avere non più di 2.000 animali presenti in tenuta. Dal 1990 la tenuta di Castel Porziano, attraverso il settore tutela e gestione ambientale, ha aperto e gestisce una stazione di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico. Che ISPRA fornisce gli anelli necessari all'attività e in più si occupa della formazione degli inanellatori stessi. L'attività viene concentrata a Castel Porziano in due periodi particolari, che sono primavera e autunno, che corrispondono alle migrazioni degli uccelli. In autunno è il momento in tenuta dove noi abbiamo il maggior numero di catture, perché questi uccelli non hanno più la necessità urgente della riproduzione e quindi il passaggio è più graduale e le nostre reti quindi vengono inondate da questi animali. Viceversa in primavera questi uccelli, dovendo necessariamente riprodursi, hanno fretta di arrivare nei quartieri di riproduzione, quindi spesso la tenuta viene semplicemente sorvolata e solo per poche ore visitata. Tra le varie attività c'è un'attività molto particolare che è quella dell'inanellamento, che ha lo scopo principalmente di monitorare alcune specie di uccelli utilizzando chiaramente dei piccoli anellini che vengono posti sulle zampe per poter studiare effettivamente le loro migrazioni e tante altre cose. 2. Diventare inanellatore è una scelta, è quasi una missione, nel senso che, come dico sempre ai ragazzi che me lo chiedono, è una passione che uno deve avere dentro. Le beccacce in tenuta sono sempre state monitorate perché, essendo una tenuta venatoria, erano cacciate, era una delle prede favorite. Abbiamo trovato innumerevoli informazioni sia sulla beccaccia che sulle quaglie, che erano le due principali attrazioni, diciamo, venatorie. Vai avanti, io parto da qua.
Qua ce n'è una qua, un secondo. Da lì è nata la voglia e l'esigenza di capirne di più quanti animali ci potessero essere in tenuta e come poterli studiare. È stata fatta una sessione di cattura con una particolare attrezzatura e sistema che è quella del faro notturno. Due ricercatori francesi sono venuti nel 1993 e ci hanno fatto vedere qual era questo tipo di sistema. Da lì poi abbiamo intrapreso questo tipo di attività che viene svolta solo nel periodo invernale, quando le beccacce svernano in tenuta, quindi dalla fine di ottobre ai primi di marzo, e queste vengono monitorate più o meno costantemente attraverso camminate lunghissime nei campi, cercandole con il faro, adesso con strumenti un pochino più tecnologici, quali le termocamere per esempio, dove una volta avvistate cerchiamo di abbagliarle con questi fari e le catturiamo, o cerchiamo di catturarle con dei retini che sono montati, una specie di ombrello montato su una lunga canna da pesca. Durante questa attività, soprattutto i primi anni, essendo una cosa nuova, moltissime persone si sono interessate e sono volute venire a vedere. Uno dei più grossi inanellatori mondiali, Peter Berthold, padre delle migrazioni, che ha scritto fior di pubblicazioni, è venuto qui a vedere questo sistema e anche lui si è emozionato. 114,4, becco è 76,6, tarso più dito è 82, 23 la prima, 206. 306. Non proseguiamo perché è chiuso, esattamente. Allora facciamo la strada e ci rimettiamo da qua. Ci rimettiamo qua e usciamo dalla parte opposta. Tra le altre specie di rilevanza conservazionistica presenti in tenute che ISPRA segue c'è la lepre italica. La lepre italica, il cui nome scientifico è Lepus corsicanus, è una lepre endemica dell'Italia, vuol dire che è presente soltanto in Italia. Le popolazioni che ritroviamo sono popolazioni superstiti, situate soprattutto in aree protette dove non sono stati fatti ripopolamenti o comunque in aree dove l'ambiente è particolarmente idoneo per questa specie. Uno di questi è appunto Castel Porziano. La lepre italica viene regolarmente seguita in tenuta attraverso dei conteggi effettuati in primavera e in autunno, soprattutto nelle aree agricole della tenuta, quelle più aperte, attraverso il classico conteggio con l'uso del faro, che si realizza seguendo dei percorsi con un'auto e utilizzando due fari molto potenti che permettono di illuminare l'area intorno al percorso effettuato con la macchina e contare tutti gli animali che ci sono. Il conteggio notturno con il faro è la tecnica di riferimento che viene utilizzata per campionare questa specie e permette, tra le altre cose, non solo di contare le lepri, ma anche tutti quegli animali attivi, in particolare durante le ore notturne, come per esempio gli stessi ungulati, il cinghiale, i tassi, gli istrici. La tenuta di Castel Porziano è un ambiente molto particolare, di una bellezza assoluta, ricchissimo in termini di biodiversità, quindi per un ricercatore che lavora sulla fauna selvatica chiaramente è un laboratorio a cielo aperto molto prezioso. In questa tenuta ISPRA ha sperimentato alcune tra le tecniche di indagine più avanzate per la gestione faunistica, dalle fototrappole con cui possiamo registrare la presenza degli animali e anche stimarne le consistenze, alle camere termiche in grado di registrare la variazione di temperatura degli animali e quindi che ci permettono di studiare gli animali anche nel buio più assoluto, le tecniche più avanzate di cattura, marcaggio e ricattura con cui si possono ottenere stime molto accurate del numero di animali presenti.
Monitorare nel lungo periodo una popolazione è fondamentale per riuscire ad avere la consapevolezza storica dell'andamento di quella popolazione. Avere una serie storica molto lunga di dati permette di minimizzare gli errori e avere una visione più chiara e soprattutto coerente nel tempo di quello che sta succedendo alle popolazioni che stiamo seguendo.